Bentornati a Creando con Mari. Per questo nuovo progetto andremo ad utilizzare il Katia Lilac Non Stop Creativity in questa esplosione di colori, che è il numero 50. Ce ne sono altre di fantasie, ma questa è veramente bella, ve lo garantisco. Io ho già fatto una parte del progetto e l'effetto è davvero molto piacevole, estivo, fresco. È un 100% acrilico, sottile ma resistentissimo, e l'uncinetto che io andrò a utilizzare è il numero 3. Potete scegliere tra il 3 e 3,5 in base alla vostra tensione del filo. Se volete fare un progetto invece differente, vi piace il filato e volete utilizzare i ferri, andate nella scelta tra il 2,5, 3 o 3,5. In 100 grammi ci sono 300 metri, quindi è veramente infinito, appunto, come il nome. È un'edizione limitata, quindi quando c'è l'edizione limitata può essere che lo facciano in una sola stagione. Ora vi do due dritte di come organizzare il lavoro. Praticamente noi andremo a iniziare con due rettangoli esattamente uguali, abbastanza lunghi, perché poi le andremo a, diciamo, piegare, e questa è la parte che va sulla spalla e questa è la parte dietro e questa è davanti, quindi tutto insieme andrà piegato sulla spalla e quindi la lunghezza deve essere giusta, quindi lunghezza deve essere giusta per arrivare sotto il seno, sotto il seno sia dal davanti che dal di dietro, ovviamente. E la larghezza deve essere 1/4 circonferenza della circonferenza torace, ok? 1/4, perché poi ovviamente queste parti qui andrà cucita a questa e l'altro lato andrà cucito a questa e a questa, quindi sono 4 parti che verranno cucite insieme, che dovranno fare la totalità della circonferenza che vogliamo. La volete più morbida, state più larghi nel farla; la volete più stretta, più attillata, utilizzerete meno punti, ovviamente meno centimetri. Io vi dico, io l'ho fatta su 92 centimetri, divido 4, la mia larghezza sarà circa 23 centimetri, 23 o giù di lì. Se viene un pochino più grande non importa, perché deve avere questo effetto kimono che a me piace molto. Quindi andremo a fare 2 di questi rettangoli con un punto che è veramente semplice. Questa circonferenza del torace vi serve durante la lavorazione, quindi mentre voi lavorate misurate, perché noi andremo a iniziare il lavoro a utilizzare il punto in orizzontale, quindi praticamente io ve lo devo far vedere così. Quindi dobbiamo mettere il numero di catenelle giuste, ok, per avere appunto questa lunghezza del rettangolo che arriva sotto il seno sia dal davanti e sotto la scapola, diciamo, dietro. Penso mi abbiate capito. Comunque poi si vede nella realizzazione del progetto. Il punto che andiamo a fare è semplicissimo. Innanzitutto vi dico che il multiplo è 4 più 1, quindi voi caricate tutte le vostre catenelle 4 4 4 4 4 per arrivare alla lunghezza giusta, e poi aggiungete una catenella di diciamo del più 1. Quindi io adesso vi faccio un campione, facciamo un campione insieme a voi con 29 catenelle, che sono 28 più 1. Allora, iniziamo con il cappietto iniziale, carichiamo le 28 catenelle e 29. Fate le 29 catenelle, per girare aggiungete una catenella e nella penultima catenella dall'uncinetto facciamo un punto basso, ok? Ora 5 catenelle, contiamo 1 2 3 catenelle di base, nella quarta un punto basso, lo facciamo tutto il giro. 5 catenelle, contate 3 catenelle di base,
non contate quella già realizzata ovviamente, dove avete fatto il punto basso, ma subito dopo 1 2 3 nella quarta, punto basso, ancora 1 2 3 quarta, punto basso, e fate così fino alla fine del giro. E infine l'ultima, 5 1 2 3 e nell'ultima punto basso. Fatto questo, il secondo giro sarà una catenella, scusate, una catenella di 5, quindi 5 catenelle, quindi 2 3 4 5, punto basso nel primo archetto, ok? Quindi 5 catenelle per girare e punto basso nel primo archetto di 5 catenelle, e poi è uguale al giro precedente, 5 catenelle, e in ogni archetto da 5 catenelle un punto basso. Ancora 1 2 3 4 5, punto basso nell'archetto, 1 2 3 4 5, punto basso nell'archetto, 1 punto basso nell'archetto, 1 2 3 4 5, ancora punto basso anche nell'ultimo archetto, e come ultimo punto facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto. Vi ricordate che avevamo iniziato con 5 catenelle? Sarebbero le 3 catenelle che rappresentano un punto alto e 2 catenelle. Qui terminiamo allo stesso modo, 2 catenelle, e nel punto basso del giro precedente andiamo a fare un punto alto. Ok. Per il terzo giro iniziamo con una catenella, giriamo il lavoro e un punto basso sul punto alto. Ora 3 catenelle, 1 2 3, saltate le 2 catenelle, andate direttamente nell'arco di 5 e fate un punto basso. Ancora 3 catenelle, andate nell'archetto, fate un punto basso, e tutto così, 3 catenelle, e nell'archetto successivo da 5 catenelle un punto basso, 1 2 3, punto basso, 1 2 3, punto basso, 1 2 3, punto basso, tiro un po' di filo, non l'ho tirato da dentro, 3, e ora ci sono come dall'inizio del lavoro le 2 catenelle con il punto alto, entriamo nella terza catenella che è il punto alto e facciamo un punto basso dopo aver fatto le 3 catenelle, ok? Guardate che aggiusto la telecamera e sicuramente esco. Ok, adesso come quarto giro, quarto e ultimo giro del motivo, iniziamo con 3 catenelle che è un punto basso, poi nell'archetto di 3 catenelle facciamo altri 3 punti alti, scusate, non è basso ma alto, e sono 4 in totale. Filo sull'uncinetto, passiamo direttamente nell'altro archetto di 3 catenelle e facciamo altri 4 punti alti, quindi in ogni archetto di 3 catenelle dobbiamo fare 4 punti alti in tutti. 3 e 4, e continuiamo 4 punti alti fino ad arrivare alla fine del giro, dove c'è una piccola variazione che adesso vi faccio vedere. Tutto il giro è così.
3 e 4, e sul punto basso facciamo un altro punto alto in modo tale da ritornare alle nostre 29 maglie. Ok, adesso come ricomincio? Questo è il quarto e ultimo giro del motivo. Ora noi dobbiamo tornare al primo, quindi il primo giro è una catenella, un punto basso sul primo punto, 5 catenelle, 2 3 4 5, ed esattamente come abbiamo fatto all'inizio lasciamo 3 punti di base, 1 2 3, e nel quarto un punto basso. E ora è tutto uguale, quindi 5 catenelle e un punto basso lasciando 3 punti di base, 5 catenelle, lasciamo 3 1 2 3, punto basso, 5 catenelle e punto basso, ed è così tutto il giro. Ovviamente qui abbiamo pochi motivi perché al nostro campione vi serve il campione giustamente per poi poter capire quante catenelle caricare, anche se poi potete misurarlo prima di cominciare il lavoro. E ultimo punto, 1 2 3, ed entriamo nella terza catenella del punto alto, e abbiamo fatto, ripetuto il primo giro del motivo. E ora è tutto uguale. Adesso 5 catenelle, secondo giro, giriamo il lavoro, nel primo archetto un punto basso e 5 catenelle, e in ogni archetto un punto basso. E poi vi dico, quindi qui abbiamo, vedete, l'ultimo archetto, lo facciamo 1 2 3 4 5, abbiamo l'ultimo archetto, ci entriamo, e per finire il secondo giro come lo iniziamo, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e nel punto basso un punto alto. Questo non ve lo dimenticate nel secondo giro. Ora abbiamo il giro che inizia con la catenella, che è il terzo del motivo, e il punto basso, e le 3 catenelle, 1 2 3, saltiamo le 2, non le consideriamo, direttamente entriamo nel primo archetto di 5 catenelle, e poi è tutto così, 3 catenelle e il punto basso nell'archetto di 5, e 1 2 3, e punto basso sul punto alto, ok, lasciando le 2 catenelle. E ora manca l'ultimo giro del motivo. Come vedete velocemente ne abbiamo già fatti 2 di motivi, che sono le 3 catenelle. Ve lo faccio vedere e poi posso lasciarvi sola. Il primo punto alto è questo, ne facciamo altri 3, e in ogni archetto di 3 catenelle andiamo a fare, vedete, in questi archetti di 3 catenelle 4 punti alti, senza separare niente con catenelle, mi raccomando, sono tutti insieme, quindi 4 punti alti ogni archetto in seguito. E nell'ultimo archetto ricordatevi delle 3 catenelle dove avete il punto basso, fate 4 punti alti nell'archetto e un quinto che ci riporta alle nostre maglie iniziali nel punto basso. E questi sono 2 motivi, vedete l'effetto? Noi lo guarderemo così e vi faccio subito vedere il mio rettangolo già realizzato. Questo è il mio rettangolo, come potete vedere l'esplosione di colori di cui vi parlavo.
la mia larghezza è più che sufficiente, 23 centimetri. Questo lo andiamo a piegare, vedete? Lo andiamo a piegare e messo così lo andremo a cucire. Questa è la spalla, andremo a cucire il sottomanica e l'altro rettangolo che io ora andrò a fare andrà cucito insieme fino a un certo punto, ma questo arriveremo dopo. Adesso voi realizzate, ve lo metto, io so che muovo sempre troppo le mani, realizzate due rettangoli così, con le misure che preferite voi. Perché sotto il seno? Perché poi noi andremo a fare, una volta cuciti i due pezzi, andremo a unirli e inizieremo a lavorare in tondo e verrà questo effetto kimono che io voglio ottenere. E ci vediamo dopo, quando è il momento di cucire. Fatene due uguali con le misure che vi avevo detto di lunghezza di la lavorazione. Ora io vi dico, ho caricato 169 punti per avere questa lunghezza. Vi dico anche la lunghezza se volete. Sono 70 centimetri e termino il lavoro nel giro delle maglie alte. Quindi un motivo completo nel giro delle maglie alte, perché questa è la parte che io metterò sul davanti, ok, nello scollo. Quindi ora realizzate i vostri due rettangoli lunghi e ci vediamo dopo, quando sarà il momento di cucirli insieme ed iniziare la lavorazione in tondo. Questa è la direzione della lavorazione. Ci vediamo dopo. Ed eccomi di ritorno con le due parti già concluse. Vedete, questa è una e questa è l'altra. Come vi dicevo, io ho terminato nel giro di maglie alte ed è da qui che inizierò a cucire per lo scollo, mentre poi la cucitura per il sottomanica la faremo da quest'altra parte, ma andiamo per gradi. Allora, per lo scollo io ovviamente ho mantenuto un rettangolo, l'ho mantenuto con il filo perché utilizzerò questo filo per cucire. Allora, se la parte davanti è questa, io andrò a cucire in questo modo e ovviamente dovrò decidere quanto cucire. Considerate che noi abbiamo queste due parti che poi andranno piegate così, ok? Adesso ve le faccio vedere unite, voglio fare casini. Ok, questo sono i due nostri pezzi, d'accordo? Questa parte va sulle spalle, quindi non andrà cucita. Questa è la parte dello scollo che andrà cucita, quindi dovete semplicemente decidere quanto lo volete scollato. Allora, io ho 169 punti che, facendo diviso 2, vi dico subito, diciamo 168 diviso 2 mi dà 84 punti per ogni lato, ok? Quindi 84 punti per ogni lato. Io devo considerare uno scollo abbastanza pronunciato, faccio diviso 3, mi dà 28. Io quindi cucirò 28 punti, quindi io metto il marcatore qua e metto, volendo, mi rendo già conto della lunghezza dello scollo, è un 20 centimetri, misurandomelo va benissimo, ok? Quindi io cucirò 28 punti e metterò il marcatore solo da una parte. Se volete mettetelo da entrambe le parti e inizierò ovviamente dalla parte dove ho il filo non tagliato. Per cucire metto le due parti al rovescio, ok? Decido qual è il mio diritto e qual è il mio rovescio, mantenendo la coerenza anche dall'altro lato,
anche quando farò, ricordatevi mi è uscito il filo, scusate un momento che lo recupero, anche quando farò ovviamente il sottomanica. Adesso andiamo a cucire lo scollo, ok? Ho perso un punto. Allora, io ho mantenuto il filo qui, prendo l'altro lato, che è qua, ci passo l'uncinetto, ok, nel primo punto, e ci passo l'asola, quindi il primo punto lo prendo intero. Scusate un attimo perché mi è rimasto sotto, ok, mi faccio strada e tiro fuori il gomitolo, scusate un attimo, è perfetto. Ok, ora semplicemente rientro, faccio una catenella, rientro nello stesso punto per bloccare bene, ok, proprio nello stesso, e faccio un punto basso. Tutti gli altri punti andranno presi in costa retro. Qui c'ho la codina, cerco di portarmela un po' dietro, però diciamo voi fatelo, io non lo farò perché semplicemente mi va a occultare un po' il video. Quindi costa retro significa, costa davanti scusate, che prendo la parte più vicina a me della catenella, la catenella questa intera, io prendo questa esterna e dall'altra parte quella più lontana, ok, questa, e faccio un punto basso. Vi faccio vedere adesso un paio di punti, vi faccio vedere il risultato, è molto più bello ovviamente l'effetto rispetto a una cucitura classica, almeno a me piace di più. Poi potete scegliere di prendere anche tutto il punto intero, vi faccio vedere, almeno per lo scollo facciamo così, ed è il motivo anche per cui ho mantenuto il giro dei punti alti. Vedete, viene una cucitura molto molto carina. Quindi cucite questi 28 punti da questa parte, almeno io farò 28 punti, vi ho detto come ho fatto i calcoli, ho diviso per 3 la metà dei miei punti del lavoro. Spero si veda il punto dove lo prendo, ma è abbastanza, quindi costa davanti, questa è la catenella intera, vedete, questa è la catenella intera, io prendo soltanto uno, e anche dall'altra parte il suo corrispettivo, quindi quello più esterno, quello più vicino a me e quello più lontano. Vi do un consiglio: se non siete sicuri di come lo scollo vi piaccia, potete cucire entrambi i lati con 2 gomitoli differenti, lasciarli attaccati, quindi mettere semplicemente un marcatore per bloccare il lavoro e non sfilarsi, provarvela e decidere se cucire più o meno. Invece di tagliare e poi dover raggiungere punti, che verrebbe comunque brutto, semplicemente provatevelo utilizzando 2 gomitoli, perché questo è il gomitolo di un rettangolo che noi non abbiamo tagliato, ma probabilmente avrete il gomitolo dell'altro rettangolo. Ho iniziato un gomitolo nuovo e io sono arrivata praticamente al 28esimo, che faccio il punto così, ma poi rientro nello stesso punto per bloccare intero, ok, perché altrimenti, adesso vi faccio vedere quello che intendo. Perso il marcatore qua, praticamente bloccate con questo marcatore l'asola,
cucite anche l'altro lato nello stesso modo e decidete se provandolo è il posto giusto. Ovviamente quel punto basso che ho fatto in più si nota, quindi io l'ho fatto adesso soltanto per bloccare perché non mi si apre, ma chiudendolo bene non si vedrà nulla. Ok, quindi questa è la cucitura da una parte. Ora io giro il lavoro, riconto, questo è il mungomitolo, riconto 28 punti, ci metto un altro marcatore e ora qui devo direttamente prendere un filo nuovo e non prendo quello che ho utilizzato, ma prendo quell'altro, un altro. Quindi entrate nel primo punto ed entrate nel primo punto, ok? E fate la stessa cosa che avete fatto di là. Qui io faccio la catenella con la doppia codina perché il filo non ce l'ho bloccato e lo blocco facendo così. Fate un punto basso, entrate nello stesso punto, fate un punto basso, scusate, ok, fate un punto basso, tirate bene la codina e ora lavorate nello stesso modo come abbiamo lavorato finora. Prendete la parte esterna del primo punto e la parte esterna, non vorrei, ok, del secondo punto. Fate attenzione a non slittare nel lavoro, quindi a prendere i punti giusti, perché altrimenti poi lo noterete quando lo indossate. E fate la stessa cosa, arrivate fino al marcatore, fermate l'asola, ve lo provate, dice ok, così va bene, e potete tagliare ovviamente il filo da tutti e due i lati. Penultimo e ultimo. Faccio la stessa cosa, comunque lo voglio bloccato, anche se si nota il punto non importa. Ok, quindi ora noi abbiamo già la nostra parte davanti cucita perfettamente uguale. Vi faccio vedere, potete anche scegliere di fare la parte della schiena più cucita di più per lasciare una differenza tra le due parti. Magari io lo farò adesso dopo averlo provato. Potete decidere di fare la schiena più coperta o viceversa, però come vedete abbiamo la stessa cucitura da tutti e due i lati. Quindi ora provatevelo, me lo provo anche io e poi andiamo a cucire la parte dello scollo, della sottomanica, scusate. Ok, io ho provato la mia maglia, ho chiuso tutti i fili, a me mi va bene così, poi li andrò a fermare, eccetera, eccetera. Ci andremo a fare un bordo, magari adesso vediamo. E ora dobbiamo cucire la parte del sottomanica. Per cucire il sottomanica mettete sempre al rovescio e vi ricordate che noi avevamo fatto, cioè almeno io avevo fatto 168 punti più 1, quindi 169, che mi davano poi 42 motivi, perché se voi fate il numero delle catenelle senza la catenella in più diviso 4, che è il multiplo, vi viene esattamente il numero di motivi che avete. Quindi io dovevo avere 21 gruppi di catenelle da una parte, che sembrano maglie alte,
vedete questa parte qua, io ne devo avere 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e 21, e ne devo avere 21 anche da questa parte, ok? Quindi io conto le 21 e metto il marcatore innanzitutto al centro, ok? Io ho il centro perché altrimenti rischio di sbagliare. Ora scelgo di lasciare 19 centimetri per la manica, che mi arriva esattamente in questa in questo punto, che è il 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, sono 12 stanghettine, 12, quindi io so che dovrò arrivare al centro del 12° gruppo di 4 catenelle che abbiamo avuto all'inizio. Spero di essere chiara, così in questo modo io so che anche qui devo mettere allo stesso punto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, e questo lo farò, scusate, prendo un marcatore, li ho tutti qui. A questo punto faccio la misura precisa, perché poi io dovrò fare anche l'altro lato e non è bello se abbiamo le maniche larghe in modi differenti. Quindi fate la stessa cosa, la fate subito, magari prima di iniziare a cucire, in modo tale da non sbagliare. Andiamo praticamente all'inizio, entriamo nel primo punto, scusate un momento, voglio entrare bene nel primo punto, ok, così entriamo nel primo punto anche dall'altro lato, che è come, ok, non sarà facile, ma si sforza un po', si prende il filo e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nella parte di prima, quando abbiamo aggiunto un filo, no? Vi ricordate? Doppia codina alla catenella, entro nello stesso punto, entro nello stesso punto e faccio un punto basso senza la doppia codina. Poi voi bloccatevi le codine, portatevele dietro, io non me la porto dietro altrimenti non si vede bene, poi le bloccherò dopo, e faccio un punto basso. E questo lo vado a fare in tutti. Allora io adesso ho qui le 4 catenelle, quindi faccio 1 e proprio dentro entro 2 e 3 punti bassi, non lo voglio stretto, quindi mi regolo anche in base alla tensione di questo filo che io ho, ok? Vedete? Possiamo farne anche un in più, quindi 4 punti bassi ogni 4 catenelle, mannaggia. Ok, 4 punti bassi ogni 4 catenelle, non vi sbagliate, ok? 1 2 3 e 4, e andate così fino al marcatore. Al marcatore vi fermate, tanto i due lati sono identici, quindi non vi potete sbagliare. Ovviamente qui andiamo a fare un solo punto basso, e anzi i 2 punti bassi che dovremmo fare nelle catenelle lo andiamo a fare uno qua proprio nel punto, blocchiamo meglio, no? Qui e qui, e uno nelle catenelle, e basta, io mi fermo. Ho fatto il primo lato, ve lo faccio vedere, e abbiamo la nostra manica bella ampia, perché comunque abbiamo detto che deve essere un effetto kimono, ok? Fate anche l'altro lato e ci vediamo dopo per andare avanti.
Ok, finito di cucire, vedete, abbiamo la nostra maglia già formata. Adesso vi faccio vedere per quanto riesca, provo a tirare un po' su la telecamera. E per ora non ci occupiamo dello scollo, perché io andrò a metterci un dettaglio che vi dirò dopo, ma non è obbligatorio, è abbastanza opzionale. Ora quello che dobbiamo fare è caricare i punti per lavorare lo stesso motivo, in modo tale che sarà semplice recuperare il lavoro e sarà semplice anche da lavorare, però in questa volta lo andremo a vedere in orizzontale, perché lo lavoreremo in tondo e in orizzontale. Avevamo detto che è un multiplo di 4 più 1, nella lavorazione in tondo non avrete più il più 1, ma avrete il multiplo di 4. E sarà semplice poi realizzare il multiplo di 4, perché noi adesso andiamo a caricare i punti normalmente come decidiamo di fare. Poi dovremo fare un altro giro di punto basso, di punto alto, scusate, e a quel punto andremo a misurare quello che vogliamo fare, nel senso che io adesso farò un giro di punto basso per recuperare il lavoro, poi faremo un giro di punto alto, quindi non inizieremo dalle catenelle come avevamo fatto qui, ma inizieremo dai punti alti, ok? Quindi andiamo innanzitutto a recuperare il lavoro. Quindi io entro di solito per agganciare un filo sempre dove ho le cuciture, quindi entriamo prima proprio nella catenella, prima della cucitura, in modo tale che andiamo a fermare anche i fili. Prendiamo il filo, lo agganciate come siete abituate, io semplicemente lo tiro fuori, prendo le due codine del filo, ci faccio una catenella, ok? Poi lascio una codina e continuo a lavorare con il filo lungo. E nello stesso punto dove ho fatto la catenella entro bloccando, in questo caso ne ho due di codine, ma quell'altra arriva dopo, un punto basso. Ok, adesso entro anche dall'altro lato della cucitura, e questo lo farò in tutte le cuciture, e faccio un altro punto basso. Ora, se noi guardiamo il nostro lavoro, abbiamo le 3 catenelle del punto alto o il punto alto direttamente e i punti bassi. Io andrò a lavorare, già che la mia circonferenza è abbondante, andrò a lavorare solo dove ho le 3 catenelle e il punto alto, quindi andrò a fare già una specie di diminuzione. Quindi qui, insomma, dove vedo che lo spazio è ampio, qui per esempio io non lo lavoro perché comunque è la parte dove c'è il punto basso, andrò a lavorare il successivo. Ovviamente voi regolatevi come preferite, se preferite lavorare, mi è scappato, se preferite lavorare anche dove c'è il punto basso, siete liberi di farlo. Poi dovrete adattare i punti, quindi adesso ne ho 3, 4, contateli nel frattempo così non li conterete dopo. Qui ho il punto basso, quindi non lo lavoro, lavoro nel punto alto, quindi nella, diciamo nella stanghetta orizzontale del punto alto me ne vanno 2 di punti bassi, quindi sono 4, 5, 6, ho la luce che fa un po' le bizze, scusate. Qui è punto basso, anche se è allungato perché giustamente la lavorazione è morbida, io vado nel punto alto. Questa è la mia, diciamo, strategia di lavorazione per questo giro. Se voi vedete che vi stringe troppo, potete lavorarlo diversamente. Quindi ho fatto 2, 4, 6, 8 punti, io continuerò a contare. Vedete, qui c'è il punto basso, non lo lavoro. 9, 10, quindi avrete capito che andrò a lavorare soltanto la parte dei punti alti facendo 2 a 12. Ovviamente anche io, se mi renderò conto che il lavoro si è stretto troppo, ritornerò sui miei passi e lavorerò a questo punto anche dove ho il punto basso. Per ora la mia intenzione è di lavorarlo così, poi quando ho finito il giro vi terrò al corrente.
e andate avanti così a mettere sui punti, poi li contate, lo provate per vedere se vi va bene e poi iniziamo la lavorazione del punto, che sapete già come si fa, però la vediamo insieme e poi vediamo come andare avanti. A dopo. Per completezza vi faccio vedere la fine del giro, che termina con un punto bassissimo nel primo punto basso. Allora, io ho 148 punti, 148 punti, un multiplo di 4, mi vengono 37 motivi, si è stretto abbastanza. Adesso sinceramente io l'ho provato e mi sembra giusto. Ovviamente il punto ho notato che stringe un po', quindi adesso vado avanti un pochino, invece di regolarmi sul campione eccetera eccetera, vado avanti un motivo, magari me lo riprovo e mi rendo conto se stringe troppo, tornerò indietro. Questo è un consiglio che vi do e cercherò di disfare meno giri possibili, quindi provatevelo più spesso. Guardate, se il punto stringe troppo e ve lo sentite, perché non sarà elastico, anche se onestamente un po' elastico lo è soltanto la parte del punto basso che rimane un po' rigida, ma poi facendoci il punto sopra si ammorbidisce. Vi ricordate il punto? Dobbiamo iniziare con le 5 catenelle, lasciare 3 punti. Adesso ve lo faccio vedere. Primo giro è innanzitutto il punto basso, quindi catenella nello stesso punto dove avete chiuso, quindi nel primo punto basso fate un punto basso, poi fate 1 2 3 4 5, lasciate 1 2 3 e nella quarta punto basso e andate avanti tutto il giro così, quindi 5 catenelle, 5 1 2 3 e andate avanti. Ho una variazione importante da fare nel secondo giro, che è questa. In realtà dovremmo partire, vi ricordate, con la catenella e 2 punti, con 3 catenelle che fanno il punto alto e 2 catenelle. Se andate a vedere nel video lo vedrete, poi l'avete lavorato per tutto il corpo, ve lo ricorderete. Questa, essendo una lavorazione circolare, quello che andremo a fare noi è partire direttamente facendo dei punti bassissimi, vedete, uno, io penso che 2 bastino, dal centro di questo archetto, dell'archetto successivo, ok? Facendo cosa? Facendo la catenella dopo il punto bassissimo, il punto basso, ok? Parto con il punto basso centrale. Se avete paura di non riconoscere l'inizio del lavoro, anche se è abbastanza evidente, marcate, ok? Perché poi dovrete chiudere qui, non dovrete lavorare a spirale, mi raccomando, andrà sempre chiuso il giro. E quindi vado avanti facendo le 5 catenelle e l'archetto. Arrivata a questo punto, io in questo archetto farò il punto basso, le 5 catenelle e andrò a fare il punto bassissimo qui, ok? Non abbiamo bisogno del punto alto, le 2 catenelle ovviamente, perché è una lavorazione circolare e questo ovviamente non è valido anche per il punto alto, ma a questo punto vi farò vedere tutti i giri in modo tale che voi non vi possiate sbagliare, perché mi dispiacerebbe molto se aveste difficoltà a fare una lavorazione in tondo, un punto che io vi ho fatto vedere in lavorazione a pannello, quindi con l'andata e ritorno, e invece questo è circolare e tutto in andata. Però adesso voi fate questo giro, vi faccio vedere i 4 giri, non ci vuole molto tempo, ve li faccio vedere tutti e poi ovviamente saranno tutti uguali. Ok, sono praticamente alla fine. Ora faccio le 5 catenelle dell'archetto e le vado a chiudere nel primo punto basso che avevamo realizzato, che è al centro appunto dell'archetto. Quindi entro nel punto basso e chiudo con un punto bassissimo, d'accordo? Fatto questo, ora dobbiamo usare lo stesso criterio. Adesso per il terzo giro, vi ricordate, facevamo punto basso, 3 catenelle, punto basso, ma dove? Sempre nel centro dell'archetto, quindi
rifacciamo punto bassissimo e entriamo, facciamo, scusate, prima la catenella, entriamo, facciamo il punto basso e ora riprendiamo. Allora, innanzitutto in questo modo non vi si vedrà nessuna cucitura di chiusure varie, eccetera, non vi si sposterà il lavoro e in più c'è una coerenza in tutto il lavoro che abbiamo fatto. Quindi 3 catenelle e si chiudono dentro l'arco. Ok? Ho fatto il punto bassissimo, non so perché, con il punto basso. Qui la mia gattina che mi sta disturbando. Quindi continuo così, 3 catenelle, punto basso, questo è il terzo giro, ormai ci manca soltanto il giro dei punti alti. Vi farò vedere anche quello e poi potrete andare avanti da sole. Quindi continuate adesso questo giro con le 3 catenelle e il punto basso nell'archetto e ci vediamo alla fine di questo giro, che vi faccio vedere l'inizio dell'ultimo giro del motivo, dal quale poi ripartirete come all'inizio. Sono arrivata alla fine anche di questo giro, chiudo con il punto bassissimo sul punto basso e ho anche questo giro eseguito. Adesso io devo, vi ricordate, dobbiamo fare i 4 punti alti dentro le 3 catenelle. Non inizierò dal punto basso ovviamente, perché nella lavorazione in tondo è un po' differente, quindi entro nell'archetto con il punto sempre bassissimo e faccio allora, in teoria dovrei iniziare con le 3 catenelle, ma è una lavorazione che a me non piace particolarmente perché si vede. Quindi o facciamo il finto punto alto, quello con la sola lunga, oppure semplicemente entriamo, facciamo un punto basso, ovviamente con la catenella. Il punto basso è sempre bene farlo con la catenella prima, un punto basso, poi entriamo nel punto basso, nel filetto esterno entro io e faccio un altro punto basso. In questo caso ho riprodotto più o meno una visione migliore del punto alto invece delle 3 catenelle. Quindi faccio questo primo punto alto e poi ne faccio altri 3. 1, 2 e 3 e ho i miei 4 punti alti nell'archetto. E ora, come sapete, dobbiamo fare in ogni archetto di 3 catenelle 4 punti alti. Quando arrivate alla fine di questo giro, adesso io non vi farò vedere più per non annoiarvi, perché è abbastanza semplice, andrò a fare l'ultimo punto alto di questo archetto di 3 catenelle, vedete questo, e chiudo con un punto bassissimo sul primo punto alto, che è praticamente sono i 2 punti bassi uno sull'altro. Qui iniziate di nuovo il primo giro del motivo con il punto basso e 1, 2, 3 punti lasciati, punto basso, e ripetete, ripercorrete tutto il motivo come abbiamo fatto fino adesso. Andiamo avanti fino a quando ne abbiamo la necessità, quindi che la lunghezza mi soddisfa e che soddisfa voi ovviamente. Io andrò avanti per quanto soddisfa me, poi vi dirò i centimetri che ho lavorato e voi andate avanti per quanto soddisfa voi, oppure, come io vi consiglio sempre, guardatevi tutto il video, vedete quanti punti ho fatto io e dal di lì deciderete quanti giri ho fatto io e dal di lì deciderete quanti ne farete voi. Vi lascio e ci vediamo dopo, che vediamo come andare avanti. Eccomi di ritorno. Io ho fatto la mia cintura e vi dico, ho fatto 3 motivi, vedete i 3 giri di maglie alte che identificano i 3 motivi. Come potete anche notare è un punto che stringe un po', lavorato in orizzontale, quindi è perfetta. Volevo darvi un'altra indicazione, che poi lo scriverò anche nella parte di video dove io vi do i punti che ho caricato. Io ne ho caricati davvero pochi, quindi vi dico subito, non sono stata a farvelo vedere perché basta che ve lo dica. I punti bassi alla fine io ho fatto nelle stanghettine del punto alto 2 maglie alte e
nella parte dove io non avevo proprio lavorato, quando vi ho fatto vedere il video, ne ho fatta una maglia bassa. Quindi in questo modo mi sono venuti i punti giusti per fare poi la cintura corretta per me, che non fosse né troppo stretta né troppo larga, e ho caricato esattamente 176 punti. I punti sono abbastanza in più di quelli che vi avevo fatto vedere, però ovviamente voi sapete che vi dovete regolare in base alla vostra misura, avete il vantaggio di poterlo provare man mano, perché la lavorazione è diventata in tondo. Quindi caricate i punti bassi giusti per poter avere, come me, una cintura che vi soddisfa. Adesso vi faccio vedere, dovete terminare il lavoro non nel giro delle maglie basse, bensì nel giro delle 5 catenelle col punto basso. E ora vi faccio vedere la variazione che andremo a fare per la gonna, perché questo è un vestito copricostume, o anche vestito, se volete potete indossarlo anche come vestito. Allora, il prossimo giro sono sarebbero le 5 catenelle prese nel centro dell'archetto già presente. Quindi ritorniamo, non cambia nulla, torniamo nel centro, facciamo la catenella, quindi questo non cambia nulla rispetto al secondo giro del motivo, e iniziamo con le 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Chiudiamo al centro dell'archetto e quello che cambia sarà l'archetto successivo. Nell'archetto successivo, dove noi andremo a fare 2 catenelle, questo è l'archetto successivo, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, 1 e 2, il 2 catenelle, e nel successivo archetto un punto basso. Adesso il prossimo punto che facciamo sono le 5 catenelle e la chiudiamo col punto basso nella successiva. Ora di nuovo 2 catenelle e nell'archetto successivo facciamo 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, 2 catenelle e di nuovo punto basso nell'archetto successivo. Ok, ora di nuovo 5 catenelle e il punto basso. Quindi andiamo ad alternare le 5 catenelle e chiuse col punto basso nel successivo archetto con le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi ancora 2 catenelle e nell'archetto successivo facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Aggiungiamo le 2 catenelle e le andiamo a chiudere punto basso nel successivo archetto. Ancora 5 catenelle, punto basso, e andiamo avanti così: 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto e punto alto, 2 catenelle, e continuate tutto il giro in questo modo fino alla fine. Arrivati all'ultimo archetto, quello che dobbiamo andare a fare sono 2 catenelle, e dove avevamo iniziato il giro, ok, dovremmo andare a chiudere il lavoro, e abbiamo chiuso. Però io cosa faccio? Dovendo io avere una coerenza di punto, perché per avere i motivi
tutti che si susseguono per bene, quindi dopo le 5 catenelle avere il punto, io nello stesso punto dove praticamente ho il punto basso, vado a fare un altro motivo di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Il primo giro vi verrà un po' strano, vi sembrerà, ma non vi preoccupate assolutamente perché verrà bene. 2 catenelle e chiudo sul punto basso, ok? Ritorniamo sempre con punti bassissimi, ok? Nel centro, catenella, punto basso. Quello che andiamo a fare sono 2 catenelle, punto alto su punto alto, ne abbiamo 2, quindi 1, 2, 3 maglie alte, 1, 2, 3 nelle 2 catenelle, 3 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto e 2 maglie alte punto su punto. 2 catenelle e utilizzo l'archetto di 5 catenelle per chiudere il lavoro. Potete vedere, se noi non abbiamo questa sequenza, poi ci troviamo che non abbiamo la possibilità di continuare bene il nostro lavoro, quindi è meglio aggiungere un motivo così all'inizio che non si vedrà, piuttosto che lasciare i 2 archetti di 5 catenelle vicini. E ora continuiamo così per tutto il giro, quindi 2 maglie alte sulle maglie alte, 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 maglie alte sempre nelle 2 maglie alte, nelle 2 catenelle, quindi nello stesso punto, e 2 maglie alte nelle 2 maglie alte, 2 catenelle e chiudo l'archetto e vado avanti così, quindi sempre 2 catenelle nelle maglie alte, semplicemente lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, nelle 2 catenelle faccio il gruppo di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, e poi rifaccio le 2 maglie alte da questo lato, punto su punto, 2 catenelle e chiudo nell'archetto. E tutto così, continuate tutto il giro in questo modo. Arrivata alla fine, semplicemente chiudete sul punto basso con il punto bassissimo e come vedete la parte che abbiamo, diciamo, aumentato non è evidente, non si nota nulla. Allora intanto entrate nel primo punto alto e anche qui fate un punto bassissimo per posizionarvi e ora ripartiamo con un punto alto fatto con 2 punti bassi uno sopra l'altro. Fate il primo punto basso dopo aver fatto la catenella, entrate nel filino estremo della sinistra, fate un altro punto basso allungando un po', ok? Ora catenella, punto alto saltando un punto alto, quindi saltate questo punto alto e andate in quest'altro, fate un'altra catenella e fate un punto alto direttamente nelle 3 catenelle, quindi in questo caso saltate 2 punti alti, questi qui, ok? Quindi 1 2 li saltate, andate direttamente nelle 3 catenelle e fate di nuovo 3 maglie alte,
3 catenelle, 3 maglie alte, catenella, e anche da questa parte saltate questi 2 punti alti, andate nel terzo, fate un punto alto, catenella e un punto alto saltando un solo punto alto, quindi nell'ultimo. Ora, senza fare nessuna catenella di separazione, andate direttamente sul primo punto alto dell'altro motivo e fate un punto alto, catenella, saltate un punto alto, catenella, entrate nelle 3 catenelle, 3 punti alti, fate la stessa cosa, quindi 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, catenella, e facciamo uguale a prima, quindi saltiamo 2 punti alti, questo e questo, andiamo nel terzo, facciamo un punto alto, catenella, punto alto saltando un punto alto, senza catenelle di separazione. Andate direttamente nell'altro motivo, iniziando dal primo punto alto, e poi fate tutto nello stesso modo. Saltate un punto alto, catenella, saltate questi 2 punti alti, entrate nelle 3 catenelle e fate 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, tutte nello stesso punto, cioè nelle 3 maglie catenelle del giro precedente. Catenella, saltate queste 2 maglie alte, nella terza fate un punto alto, catenella, punto alto nell'ultimo, saltando un punto alto, e continuate così tutto il giro. Lavoriamo l'ultimo punto alto. Io qui avevo dimenticato uno, ma facciamo finta di niente. Entrate nel primo punto alto del giro, che erano le 2 maglie basse una sull'altra, e chiudete. Adesso la lavorazione diventa abbastanza differente. Cosa vuol dire? Che dove abbiamo questi punti alti, quindi 2 punti alti separati da una catenella, noi andremo a fare un gruppo di 4 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi quello di cui abbiamo bisogno noi è di iniziare il lavoro o qui, quindi nella prima catenella, oppure possiamo tornare indietro e arrivare a questo punto. Quindi vi faccio vedere come faccio io. Praticamente giro il lavoro, seguitemi bene, è tutto adattabile, e torno indietro con punti bassissimi fino entrando anche nella maglia alta, ovviamente, per non tirare il filo, che non si veda nulla, e mi posiziono nella prima catenella, ok? Rigiro il lavoro, faccio una catenella, entro nello stesso punto e inizio la mia lavorazione. Un punto basso, prendo il filo estremo del punto basso, qui abbiamo 2 fili, guardate bene, qui abbiamo 2 fili, prendo l'estremo sinistro, faccio un altro punto basso, qui si vede meglio, vedete, avete i 2 filetti, prendete l'estremo sinistro, voglio uscire dalla telecamera come al solito, e fate un altro punto basso. Questo è diciamo il punto alto doppio fatto con i 3 punti bassi insieme. Doppio filo sull'uncinetto per fare una maglia alta doppia, entriamo nella successiva catenella, quindi lasciate stare il punto alto, facciamo un punto alto doppio chiuso per 2 volte
e lasciamo un'asola sull'uncinetto, ancora doppio filo sull'uncinetto, entriamo nell'altra catenella e facciamo la stessa cosa, quindi chiudo una volta, 2 asole, chiudo 2 volte e lascio l'asola, un'asola sull'uncinetto, ne ho 3. Adesso doppio filo, di nuovo entro nell'altra catenella, tiro fuori il filo una volta, tiro fuori il filo 2 volte e ho 4 asole sull'uncinetto. Chiudo tutto insieme e faccio una catenella per bloccare. Bloccate queste 4 maglie alte doppie. Ora faccio 1, 2, 3 catenelle e nella prima maglia alta faccio un punto alto normale, 3 catenelle, punto basso nelle 3 catenelle, 3 catenelle, punto alto nell'ultimo punto alto dei 3 che abbiamo nelle 3 catenelle di questi, ok? Punto alto normale. Ora 3 catenelle ancora e ripetiamo i 4 punti alti doppi chiusi insieme. Entriamo nella prima catenella di questo quadratino e quindi per fare i 4 punti alti doppi chiusi insieme dobbiamo tirare il filo da 2 asole una volta, tirarlo 2 volte e lasciare le 2 asole sull'uncinetto. Poi entro nella prossima casellina e faccio la stessa cosa, quindi 1 e 2, doppio filo sull'uncinetto, entro nell'altra casellina formata da punto alto, catenella, punto alto e rifaccio la stessa cosa e nell'ultima e rifaccio la stessa cosa, 1 e 2. Adesso ho 5 asole sull'uncinetto perché ricordatevi che prima avevamo iniziato il lavoro con ovviamente la maglia alta doppia e nel primo punto avrete 4 asole, in questo caso ne avrete 5, quindi per essere sicuri di aver fatto bene fino alla fine dovete averne 5 e chiudo tutto. Faccio la catenella per bloccare, faccio la catenella per bloccare e 1, 2, 3 catenelle, punto alto nel primo punto alto dei 3, ok? 3 catenelle, punto basso nelle 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, punto alto nell'ultimo dei 3 punti alti, 3 catenelle e riparto. È più complicato a dirsi che a farsi. 3 catenelle e doppio filo sull'uncinetto, ricomincio i miei punti alti chiusi insieme. Ripeto, 3 catenelle e punto alto nel primo punto alto delle 3 maglie alte che ci troviamo subito. 3 catenelle, 1, 2, 3, punto basso nelle 3 catenelle, 3 catenelle, punto alto, 3 catenelle e riparto con i 4 punti alti doppi chiusi insieme. Faccio rivedere un'ultima volta e tutto il giro lo lavorate in questo modo. Arrivate alla fine del giro, fate l'ultimo punto alto dopo le 3 catenelle, 3 catenelle giustamente perché mancano, e chiudete praticamente nei punti alti chiusi insieme che abbiamo fatto all'inizio, cercando di entrare nel miglior modo possibile, così, ok.
E questo è, diciamo, il penultimo giro del motivo, dove poi ricomincerete dal primo. Adesso sarà un giro di catenelle e punti bassi, perché dobbiamo ricreare la base dei punti alti. Quindi mentre nel motivo che avevamo prima facevamo le 3 catenelle e il punto basso, adesso ne faremo 4. Quindi da dove siamo noi non le dobbiamo fare, le dobbiamo fare dalle catenelle. Quindi ancora una volta con il punto bassissimo ci posizioniamo nel centro delle catenelle, ok? Rifacciamo una catenella, entriamo un punto basso e ora 1, 2, 3, 4 catenelle. Andiamo a chiudere queste catenelle in tutte le 3 catenelle che abbiamo, quindi sarà anche relativamente semplice. Quindi punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle, qui abbiamo le 3 catenelle, punto basso, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, punto basso. Vedete, questo è molto semplice, questo dovete soltanto individuare dove avete le 3 catenelle per fare il punto basso e fare 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, punto basso, e andate avanti così tutto il giro. Fine del giro. Abbiamo fatto l'ultimo punto basso dove ci sono le 3 catenelle, facciamo le 4 catenelle e le chiudiamo nel primo punto basso realizzato. E abbiamo finito anche questo giro. Adesso il lavoro si svolge come nell'altro motivo. Entriamo nelle prime 4 catenelle. Io faccio la catenella, i 2 punti bassi insieme, ma voi potete iniziare come volete, con le 3 catenelle, col punto alto allungato, come preferite. E facciamo altri 3 punti alti. 4 in tutto. E facciamo così in tutte le 4 catenelle che abbiamo, quindi 4 punti alti. Questo non cambia. Finito questo giro, quello che dobbiamo fare è cominciare come facevamo anche nell'altro motivo, con punto basso, lasciare 3 punti alti e nel quarto fare il punto basso e fare questi archetti di 5 catenelle. Ricordate, dopo i punti alti nel motivo precedente che abbiamo utilizzato sia per il corpo che per la cintura, dopo i punti alti ci sono gli archetti di 5 catenelle. Fatto quello, riprendete a guardarvi, se non ve lo ricordate, il motivo che abbiamo fatto fino adesso dal primo giro che abbiamo realizzato e andate avanti così finché ne avete bisogno. Se avete deciso anche voi di continuare il capo come vestito, arrivata a questo punto io ho deciso di fare una piccola variazione. Perché? Vi spiego subito. Dopo la cintura io ho fatto 2 giri di motivo, vedete? Spero si veda. L'ultimo che vi ho fatto vedere. Adesso, arrivata al punto basso 4 catenelle, devo cominciare a fare i 4 punti alti. Tutto il giro, no? 4 punti alti in ogni archetto. A questo punto io farò abbastanza giri da coprire tutta la parte del sedere, praticamente dei fianchi. Quindi ora io comincio il giro e farò circa non vi so dire quanti giri, ve lo dico quando ho finito tutti i giri che l'ho provato ed è la misura giusta per me. Io terminerò di fare i punti alti e terminerò con un bordo con lo stesso motivo. Io quindi andrò a fare, ripeto, tutti i giri necessari per coprire la parte dei fianchi, quindi del sedere, e poi ricomincerò allo stesso modo
come abbiamo fatto quando abbiamo cominciato questo punto prima, dalle maglie alte, ricomincerò il punto fino ad essere soddisfatte della lunghezza. Fate lo stesso anche voi. Praticamente ora fate le 4 maglie alte in ogni archetto di 4, poi l'unica variante sarà che farete, adesso ve lo dico subito, quindi cominciate il giro, fate le vostre 4 maglie alte, quando poi arrivate alla fine iniziate gli archetti di 5 catenelle, quindi come fareste se doveste ricominciare il giro. Fate un punto basso, 5 catenelle e 3 maglie alte le lasciate, nella quarta fate il punto basso, tornate indietro, cioè quando finite il giro ricominciate 4 maglie alte, archetti di 5, 4 maglie alte, archetti di 5 catenelle, fino ad essere soddisfatte della lunghezza di questa parte, e poi ripartite proprio come abbiamo fatto dal di qua facendo il motivo. Questo ve lo volevo dire perché ovviamente poi lo vedrete ed è molto semplice. È per dare, anche se è un copricostume, comunque gli andiamo a dare una copertura maggiore dove è necessaria. Eccomi di ritorno con la gonna praticamente finita. Vi dico la lunghezza della mia gonna che io ho scelto, mi arriva più o meno sopra il ginocchio, anche un pochino più su, è di dalla cintura 40 centimetri, quindi la gonna io l'ho fatta di 40 centimetri e ho terminato il mio giro, spero si veda, al punto delle maglie alte, a questo punto qui, quindi mi mancherebbero due giri per terminare il motivo, ma non lo termino perché mi piace così, cioè mi piace molto l'effetto a triangoli che dà questo punto, quindi io lo lascio così e non ho neanche la necessità di farci una rifinitura perché alla fine con le maglie alte è già ben rifinito. Volendo, se voi lo preferite, potete fare un giro di punto basso tutto nel contorno oppure di punto gambero, ma è una scelta vostra. Adesso quindi quello che ci manca, come vedete siamo praticamente, adesso io non ve lo riesco a far vedere preciso, ma si vede sia nell'inizio del video che alla fine vedrete il risultato terminato e indossato. Adesso invece nello scollo io andrò a farci una rifinitura di punto basso e andrò a rifinire con punto basso anche le maniche. Inizierò da un punto qualunque, tanto poi lo bloccheremo il filo, quindi entro, punto basso con la doppia catenella, cioè catenella con la doppia codina, ho mischiato un po' le cose e poi rientro nello stesso punto e faccio un punto basso, ok, e vado adesso nella cucitura e faccio un punto basso. Ora entro anche di fianco, ok, porto dietro le codine e ora cosa abbiamo? Abbiamo tutti i punti alti. Su tutti i punti alti io andrò a fare punti bassi ed è molto 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 semplice perché abbiamo tutti i punti al diritto. Non andrò a fare un bordo elaborato perché il punto, il filo sono già molto elaborati da soli, quindi andare ad aggiungere ancora un altro dettaglio lo trovo eccessivo. Però se voi volete bordare in un modo più creativo, fare qualunque cosa con ventaglietti eccetera, fatelo pure. Ok,
la codina adesso la lascio lì, poi la taglierò, questa me la porto. Quindi il bordo dello scollo è stato fatto. Ora andiamo a fare anche il bordo delle maniche e il concetto è sempre lo stesso, cioè agganciare il filo nel modo a voi più congeniale. Io vado sempre vicino a una cucitura, qui lo farò dentro questo gruppo di maglie. Il mio sistema è sempre lo stesso, io faccio la codina, la catenella con 2 codine e poi dopo il punto alto bloccando anche la codina, il punto basso, scusate, oggi ok, punto basso, e poi vado nella cucitura proprio dentro, ci faccio un punto basso anche qui, non ho agganciato il filo, ok, un punto basso, aspettate che okay. E poi qui abbiamo le 3 catenelle delle maglie alte, no? O adesso del punto non ricordo bene, 1 2 3 4, quindi andrò a fare 3 punti bassi, 1 2 3 nelle catenelle e poi vado nelle successive, quindi faccio 3 punti bassi senza stringere troppo. Se vedete che la tensione del filo vostra è eccessiva e stringe, con il punto basso potete farne 4. Ho terminato tutti i miei bordi, vedete? Qua togliamo la codina. Ora vado a bloccare tutti i fili e ci rimane soltanto da vedere l'indosso finale. Ed ecco il vestito indossato. Come potete vedere è un vestito che può essere indossato sia per copricostume, ma anche io direi come vestito per il mare, per le vostre vacanze estive. È delizioso, a me piace davvero tanto. Permettetemelo, però è proprio un modello che adoro. Io amo le maniche larghe, amo questa sensazione di sentirmi comoda ed effettivamente è davvero comodo. Questo filato merita davvero la pena perché è leggerissimo, fresco, non pesa per niente, quindi è una sensazione davvero piacevole indossarlo. Quindi vi ho detto tutto nel video, non ho molto altro da aggiungere, volevo solo farvi vedere l'effetto della lavorazione che abbiamo realizzato insieme e io mi auguro che mi vogliate far vedere il vostro progetto realizzato una volta finito iscrivendovi nel gruppo e nella pagina Facebook, che servirebbero semplicemente a mostrare i vostri lavori o aiutarvi nel caso abbiate qualche problema. Potete scrivermi su YouTube nei commenti, io cerco sempre di rispondere a tutte, o aiutatevi tra di voi per chi riesce. Ed è tutto qui. Questo è il vestito e spero vi sia piaciuto. Lasciatemi un like se avete gradito e vi aspetto poi per un prossimo progetto. Ciao!